Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo delle due partite giocate ieri, Spezia Milan e Inter Sassuolo, finita 2-0 per lo Spezia contro il Milan e 4-2 per l'Inter contro il Sassuolo. Partita che poteva mettersi su un piano difficile visto il Sassuolo che stava rientrando, ma l'Inter è stata squadra ed è riuscita a chiudere il match grazie anche a un grandissimo Lukaku. La doppietta di ieri è di una fattura elevata, soprattutto il primo gol all'incrocio, il secondo nemmeno era semplice per quanto riguarda il momento della partita e come è arrivato, ma ci arriviamo ed andiamo ad analizzare le due situazioni. Prima di cominciare ragazzi vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se vi va, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e un bel like a questo video che non guasta mai. Andiamo ad analizzare prima la partita del Milan, perché ieri in Spezia Milan ha vinto chi ha giocato a calcio, ha vinto chi ha avuto più motivazioni, ha vinto chi ha un'idea di gioco ben precisa al di là delle qualità tecniche, perché non me ne vogliano i tifosi del Milan, però la squadra rossonera quest'anno, ma anche l'anno scorso, eh, si basa principalmente su qualche giocata del singolo, sull'errore dell'avversario, dove poi hai giocatori che qualitativamente possono mettere in difficoltà la squadra avversaria e portare il risultato a casa. Abbiamo visto che un Milan è dipendente da Leao, ma lo sapevamo, perché il contropiede non si innesca senza il calciatore portoghese. E poi secondo me manca quel mordente e quella motivazione, quel motivatore nello spogliatoio che può essere un Ibrahimovic, poteva essere un Ibrahimovic, forse Pioli l'anno scorso ha fatto un lavoro diverso a livello mentale ed era un Milan più compatto e più voglioso di arrivare ai risultati. Quest'anno forse la Champions ti ha tirato via tante energie mentali che hanno fatto sì che poi in campionato stai facendo fatica a qualificarti per la prossima Champions, perché la classifica non è per niente semplice per quanto riguarda i rossoneri. Dall'altra parte invece i nerazzurri hanno ritrovato il gioco, hanno ritrovato i gol degli attaccanti tutti quanti, un Lukaku che è in una condizione strepitosa ed è un Inter che è arrivata nel momento clou della stagione con tutti gli elementi in rosa, con una condizione fisica eccellente ed anche mentale, perché comunque ti sei presentato mercoledì alla semifinale di Champions e hai dominato la partita, perché hai dominato la partita un 2-0 che poteva essere ancora più largo nell'Euroderby. Ieri lo stesso, ieri ovviamente eri 3-0 sopra, al di là dei gol, la deviazione ci sono stati dei gol fortuiti per arrivare al 3-0, d'accordissimo con questo, però il Sassuolo poi, che è squadra che gioca un grandissimo calcio e palla a terra, mette in difficoltà e può mettere in difficoltà chiunque. In Serie A si era riportato sul 3-2, la partita poteva essere riaperta perché era un Sassuolo che continuava a macinare gioco e continuava a chiudere l'Inter nell'area avversaria, però in un contropiede Lukaku riceve il pallone in area di rigore, palla sul sinistro, tiro a incrociare, si chiude la partita. Ovviamente ci sta la partita dell'Inter giocata così, ci sta una partita che è uscita in questo modo per le energie spese mercoledì, per la testa, vuoi o non vuoi, qualcosa la paghi perché la testa è comunque alla partita di ritorno, la semifinale di ritorno di martedì sempre contro il Milan, quindi qualche calo mentale, qualche diciamo errore di sufficienza ci può tranquillamente stare. Poi hai di fronte un Sassuolo che alla prima occasione comunque ti punisce perché i calciatori tecnici e gente che butta la palla dentro ce li hanno, ma è stata un Inter che comunque ha chiuso il match con Lukaku ed ha vinto la partita. 3 punti poi pesantissimi nella lotta Champions, visto che la Lazio ha steccato, il Milan ha steccato, l'Atalanta ha perso con la Salernitana, quindi dovevi far risultato. E l'Inter, diciamo che
tra tutte quelle che stanno lottando per la Champions League è la squadra che difficilmente si lascia sfuggire un'occasione del genere. Detto questo, torniamo un attimo al Milan, perché c'è da dire che lo Spezia ha giocato una grandissima partita. Ha giocato da squadra che sta lottando per la retrocessione, ha giocato da squadra che aveva bisogno dei 3 punti e li ha voluti dal primo minuto di gioco, quindi meritata la vittoria, 2-0 che poteva anche essere stretto, non proprio stretto, però poteva anche finire diversamente con qualche altro gol da parte dello Spezia. Detto questo, ragazzi, facciamo gli applausi ad uno Spezia e rinnovo ovviamente le congratulazioni allo staff e alla squadra per aver impostato una partita del genere, difficilissima, perché devi affrontare il Milan che è in corsa Champions e tu invece devi fare 3 punti per la retrocessione. Non era per niente facile affrontarla prima mentalmente questa partita, al di là dei divari tecnici e dei singoli poi calciatori che vai a schierare. C'è bisogno di un gruppo, c'è bisogno di un'identità di gioco, e dal lato Milan, se ti basi sempre sul classico contropiede, sulla giocata del singolo che poi può scaturire tranquillamente in un'azione pericolosa e porti 3 punti a casa, a volte paga, ma molte altre no. Detto questo, abbiamo analizzato queste 2 partite e vedremo oggi il resto della Serie A e vedremo questa corsa Champions, che poi vedremo la Roma cosa farà, la Juventus che affronta la Cremonese. Stessa storia del Milan, Cremonese in lotta a retrocessione, anche se diventa difficile con la vittoria dello Spezia di ieri, però è una Cremonese che dovrà essere motivatissima per poter fare il risultato con la Juve a Torino, che resta un'impresa difficile, ma il calcio ci ha insegnato anche che le imprese a volte accadono, e mai dire mai per questa Cremonese che gioca comunque discretamente bene, ma ha portato a casa pochi punti. Se guardiamo poi il lato tecnico e il gioco espresso, è stata pure un tantino sfortunata durante l'anno. Questo era quanto, ragazzi, vedremo le partite di oggi. Iscrivetevi al canale se vi va, sempre Forza Napoli, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!